Buonasera. E iniziamo subito con un piccolo quiz. Provate a calcolare a mente 10 più 229. Avete fatto? Semplice, no? Provate a farlo adesso. Temple Grandin, una persona adulta con sindrome di Asperger, dice che l'autismo è come un cesto con molti puzzle diversi, tutti mescolati fra di loro, dove c'è confusione e dove spesso le cose sono poco chiare. Ognuno di noi ha un'idea di autismo che non è reale, perché nessuno di noi sa com'è davvero essere una persona con autismo. Ma chi sono realmente le persone con autismo? E che cos'è realmente questa condizione che colpisce un bambino su 100 e prevalentemente i maschi? Come vivono la loro vita? Proviamo a capirlo attraverso lo sguardo di Paolo, adulto di 55 anni con autismo. Nell'immaginario collettivo, l'autismo è dipinto così. Molti di noi credono che le persone con autismo non provino emozioni e non siano empatiche. Ma è davvero così? Sono intensamente empatico e le emozioni delle persone mi attraversano con forza incontrollata. Ho imparato presto a muovermi in punta di piedi, a nascondermi, perché mostrare com'ero e cosa provavo mi faceva spaventare molto e non era possibile. Il mio mondo era forte e intenso, ricco di colori, ricchissimo di odori, iperstimolante, confuso. Il mio corpo era troppo sensibile, assorbivo e percepivo tutto nel bene e nel male. Per anni abbiamo creduto che l'autismo passasse con la crescita. E adesso? A 51 anni ho saputo d'essere Asperger e la confusione che mi portavo dietro da anni è svanita come neve al sole, portando pace e riposo. Continuerò a dubitare di quello che valgo, a sentirmi a disagio accanto ai colleghi, a non sapere cosa ci si aspetta da me, a non sapere cosa sia opportuno dire o non dire in determinate situazioni, a detestare il telefono e a dimenticarmi di tutto e di tutti quando mi concentro. Spesso pensiamo che le persone con autismo abbiano pochi interessi, ma Disegnare, scrivere, recitare, ecco cosa mi piace fare quando non lavoro. Dopo aver disegnato mi sento molto meglio. Mi piace recitare perché ho l'opportunità di mettermi nei panni degli altri. a volte crediamo che le persone con autismo non provino interesse per gli altri. In classe non partecipavo mai attivamente per difficoltà, non per mancato interesse, e quindi passavo sempre per quello che non era interessato agli argomenti o agli altri. In realtà facevo molta fatica a fare nuove amicizie, anche se lo desideravo tanto. Per molti anni ci hanno fatto credere che l'autismo fosse una malattia. Non sono una persona malata, anche se per tanti anni mi sono sentito tale. Dare un nome alle mie caratteristiche mi ha permesso di capire che funziono solo in un modo diverso. I falsi miti si basano su pregiudizi, cioè sul giudicare prima di conoscere, prima di sapere, prima di analizzare. La scienza ci permette di imparare, di comprendere, di ragionare, di studiare, di sperimentare. La scienza ci guida, è una luce che illumina ciò che difficilmente potremmo vedere. L'ABA è la scienza che si occupa di analizzare il comportamento umano. ABA sta per Applied Behavioral Analysis, che tradotto in maniera letterale significa analisi applicata del comportamento. È la scienza che studia le leggi che regolano il comportamento umano e insieme ad altri interventi che hanno evidenza scientifica è uno dei tasselli di un grande puzzle che attraverso la conoscenza del comportamento umano ci
aiuta e si occupa di osservare o comprendere ed approfondire il comportamento delle persone con autismo. Ci fa indossare degli occhiali che ci fanno vedere con occhi più sinceri, più puliti, liberi da pregiudizi. Gli interventi con evidenza scientifica sono più di uno e ci aiutano a comprendere un mondo sottile, delicato, fragile, un mondo in cui bisogna entrare in punta di piedi. L'analisi del comportamento ci permette di supportare e sostenere le persone con diagnosi di autismo, di insegnare loro alcuni comportamenti che possono essere utili per farle sentire maggiormente integrate nel nostro contesto sociale, per farle sentire meno sole. Supporta le persone con autismo affinché possano essere più autonome, a comunicare, anche se non emettono suoni, perché imparano a dialogare attraverso le immagini, attraverso i gesti, insegna loro a prendere l'autobus oppure a cercare un nuovo posto di lavoro. Ecco, questi sono solo alcuni esempi di nuovi apprendimenti. L'ABA è solo un tassello fra tanti, il tassello di un mosaico formato da molte altre discipline che negli anni si sono occupate di autismo. Vi racconto adesso la storia di Andrea. Andrea ha 8 anni e una diagnosi grave di autismo. Andrea non sa allacciarsi le scarpe, eppure allacciarsi le scarpe è molto semplice. Ma siamo sicuri che per una persona con autismo sia così semplice? Andrea, attraverso gli strumenti e le tecniche dell'ABA, l'ha imparato, un passo alla volta. Concludiamo questo dialogo con una riflessione di Paolo che ci dice: Quando incontrate una persona con autismo, abbiate pazienza, molta pazienza, anche di più di quella che avete. Se una persona con autismo non capisce subito quello che gli state dicendo, provatelo a spiegare un modo più chiaro, magari utilizzando altre parole, magari utilizzando delle immagini o semplicemente da un altro punto di vista. non giudichiamo quindi, cambiamo il nostro sguardo, perché il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente.